Spesso ho gettato via la mia matita disperando di essere mai capace di trasmettere una qualche idea di questo luogo straordinario. Petra, detta anche Rechem, cioè la variopinta, fu per lungo tempo la capitale del regno dei Nabatei. Tale regno si estendeva nelle zone dell'attuale Giordania e in parte dell'Arabia Saudita. E questa posizione geografica a controllo delle rotte carovaniere tra il Mediterraneo e la penisola arabica portò grande prosperità ai Nabatei stessi. I Nabatei erano quindi conosciuti come abili mercanti, attivi lungo la via dell'incenso, ma non solo. Erano infatti anche profondi conoscitori delle piste del deserto, agricoltori ed inevitabilmente militari. In effetti l'intera zona fu abitata fin dal primo millennio a.C. e quasi sicuramente tra il VI e il V secolo a.C. passò sotto varie dominazioni. Nonostante ciò, i Nabatei riuscirono a trovare un loro spazio dal punto di vista politico e fondarono un regno che raggiunse la massima espansione sotto il re Areta III. Nel I secolo a.C. dovettero però fare i conti con la sempre crescente potenza romana, rimanendo comunque almeno formalmente indipendenti. Questo fino al 106 d.C., quando l'intera zona divenne provincia romana con il nome di Arabia Petrea sotto l'imperatore Traiano. Petra rimase un importante centro commerciale almeno fino al IV secolo d.C., momento in cui, tra l'altro, la città divenne anche sede vescovile e furono realizzate numerose chiese. Nel 636 gli Omayyadi disposero fine alla dominazione bizantina, decretando così anche il declino della città di Petra. Un declino comunque che era già stato anticipato da numerosi violenti eventi sismici. A parte un breve periodo di occupazione da parte di truppe crociate, la città di Petra venne progressivamente dimenticata, cadendo completamente nell'oblio per tutto il mondo occidentale, fino al 1812. Anno in cui fu riscoperta dall'esploratore Johann Ludwig Burckhardt. Burckhardt nacque a Losanna, in Svizzera, nel 1784. Studiò a Lipsia e a Gottinga e poi si trasferì nel 1806 a Londra. Qui fu introdotto a Sir Joseph Banks, che era presidente della Royal Society e fondatore dell'African Association, per la quale Burckhardt intraprese diverse esplorazioni. Prima di partire fu necessaria una rigida preparazione. Dovette infatti studiare approfonditamente l'arabo e prepararsi anche in medicina, astronomia e scienze, oltre a rafforzarsi con lunghe camminate ed esercizi fisici. Il 14 febbraio del 1809 fu pronto a partire a capo di una spedizione. Si recò prima a Malta, poi ad Aleppo, sotto lo pseudonimo arabo di Sheikh Ibrahim ibn Abdallah. In questo periodo continuò a studiare l'arabo, quindi si perfezionò ulteriormente e si occupò anche di studiare il Corano, convertendosi poi alla religione islamica. In questi anni viaggiò moltissimo, visitando numerosi siti archeologici del Libano e della Siria, tra cui ad esempio la città di Palmira. E proprio durante una di queste esplorazioni venne a conoscenza di un'antica città costruita nelle gole delle montagne, nei pressi di Wadi Musa. Con la scusa di voler compiere un sacrificio sulla tomba di Aronne che si trovava nelle vicinanze, si fece accompagnare da due indigeni, attraversando il 22 agosto del 1812 il canyon detto il Sikh e ammirando, primo occidentale dopo secoli, i resti dell'antica città nabatea di Petra. È comparso alla vista un mausoleo, del quale l'ubicazione e la bellezza erano stati studiati per fare una straordinaria impressione sul viaggiatore. I nativi chiamano questo monumento Palazzo del Faraone e credono che fosse la residenza di un principe, ma era piuttosto il sepolcro di un principe e grande doveva essere l'opulenza di una città che poteva dedicare tali monumenti alla memoria dei suoi governanti. Non poté fermarsi a lungo né prendere troppi appunti per timore di essere scoperto, ma quello che lo colpì maggiormente fu il teatro e il cosiddetto tesoro del faraone. Di cosa si tratta? Lo avete visto più e più volte in fotografie, documentari e film, come in Indiana Jones e l'ultima crociata. È uno dei monumenti più famosi di Petra. Immaginate di percorrere una lunga e profonda gola con pareti alte più di 80 metri.
Ecco, questo è il Sikh, cioè l'antico letto del Wadi Musa, che i Nabatei avevano deviato e incanalato altrove e rappresenta l'unico accesso alla città da est. Ad un certo punto il Sikh si restringe molto e dopo questa strozzatura si apre una grande corte naturale con un'imponente facciata scolpita nella roccia risalente al primo a.C., primo d.C. La tomba, che fungeva probabilmente anche da luogo di culto, ha un'enorme facciata, alta circa 39 metri e larga 25, suddivisa in 2 ordini, cioè 2 livelli. I Nabatei la realizzarono, esattamente come per le altre costruzioni, partendo dall'alto verso il basso, e in questo modo risparmiando legname e sfruttando quelli che erano i detriti che mano a mano si andavano a accumulare. All'interno non troviamo gallerie, cunicoli o burroni come si vede nei film, né, delle tali trabocchetti, ma solo 3 stanze. L'ingresso principale e i 2 laterali sono preceduti da un colonnato, una sorta di vestibolo, composto da 6 colonne corinzie, tra le quali vediamo raffigurati 2 giovani con i loro cavalli, interpretati nel complesso come i Dioscuri. La decorazione poi prosegue nella fascia superiore alle colonne e nel frontone con dei motivi vegetali e all'interno del frontone troviamo anche un busto, forse raffigurante Medusa. Nella parte superiore vediamo una tolos, cioè una costruzione circolare, e diverse figure a rilievo inserite all'interno di nicchie. Le 2 più arretrate infatti presentano delle vittorie alate, mentre nelle altre possiamo notare delle amazzoni armate con ascia. La figura centrale invece, quella nella tolos, che ha in mano una grande cornucopia, è Tiuke, cioè la fortuna. Qui è avvicinata, assimilata alla dea egizia Iside, e questo confronto è ribadito dalla decorazione sottostante, che presenta un disco solare racchiuso tra 2 corna. Tra l'altro proprio la dea Iside era molto venerata nella città di Petra. Coronano il tutto leoni alati ed aquile, purtroppo molto erose dal tempo, e una grande urna posta sopra il tetto della tolos. Non sono presenti delle iscrizioni che ci dicano quale personaggio fu sepolto al suo interno, ma secondo gli studiosi potrebbe trattarsi del sovrano Areta III, Filelleno, o di Areta IV. Tornando a Burckhardt, continuò negli anni successivi le esplorazioni in Africa, tra l'altro scoprendo i resti di Abu Simbel, di cui parlò all'amico Giovanni Belzoni, e proprio Giovanni Belzoni sarà il primo che scaverà questo tempio egizio, ma di questo magari poi ne parleremo in un altro video dedicato alle scoperte archeologiche. Ovviamente, se questo video vi sta interessando, mi raccomando, mettete un mi piace e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. Burckhardt si recò poi in pellegrinaggio alla Mecca e visitò la città di Medina. Morì il 15 ottobre del 1817, colpito da febbre e dissenteria. Il resoconto dei suoi viaggi fu pubblicato postumo nel 1822. Burckhardt non riuscì più a tornare a Petra, ma ormai l'antica città nabatea era uscita dal suo secolare torpore. Molti altri esploratori ed archeologi occidentali si recarono successivamente a Petra e da lì in avanti si susseguirono una dopo l'altra diverse spedizioni, arrivando fino ai nostri giorni. Spedizioni che hanno permesso nel corso del tempo di conoscere sempre meglio questa antica e incredibile civiltà.